Ciao a tutti, oggi ho preparato delle linguine con delle seppie e dei funghi, guardate che spettacolo. Ecco qua le seppie, d'eccezione, di nottata, freschissime, ancora vive praticamente, uno spettacolo. Intanto trito un po' di prezzemolo, come al solito ingredienti di base molto semplici che vanno sempre bene con il pesce, aglio e prezzemolo. Sbucciato l'aglio, lo schiaccio e lo metto da parte. Taglio anche qualche pomodorino per dare un po' di colore, non di più, 4-5 pomodorini sono più che sufficienti per questa ricetta. Sempre prodotti naturali di base, senza grandi elaborazioni, perché la cucina di casa mia è questa, quindi molto semplice. Adesso, dopo averli puliti, tolti dalla terra e lavati anche, taglio a fettine dei funghi prataioli, il tipo nocciola, che sono più gustosi degli altri, li trovo più gustosi di quelli classici bianchi. Passo alla pulizia della seppia. Come prima cosa levo l'osso, eccolo qua, questo lo diamo ai canarini, e lascio più integrale possibile la seppia, perché essendo appena pescata non deve essere trattata più di tanto. Quindi l'apro, vedete, nella pulizia, guardate che spettacolo. La tolgo piano piano, facendo attenzione per evitare di spaccare la borsetta del nero, che in questa ricetta non uso, però si può usare per fare la pasta al nero di seppia. Guardate, è carica di nero, uno spettacolo. La metto via nel caso in cui potessi fare uno spaghetto al nero di seppia. In questo caso invece userò il fegato della seppia per creare il gusto e il sapore alle linguine. Tolgo la parte interiore della sacchetta dove ci potrebbe essere la sabbia, quindi praticamente lo stomaco della seppia, e il resto invece lascio tutto. Levo gli occhi, quindi con un coltello affilato passo sotto l'occhio per rompere la membrana di tenuta. Ecco qua, tolgo gli occhi che in cottura possono scoppiare e quindi creare anche un po' di fastidio. In questo modo, vedete, taglio la membranina e l'occhio esce da solo. Ovviamente parliamo di un prodotto molto molto fresco, quindi si può fare questo lavoro. Ecco qua. Adesso levo il becco, anche questo mi aiuto con la punta del coltello, non levo tutta la bocca, tutto il muscolo della bocca, ma solamente il becco, perché anche la parte muscolare del rostro è edibile, quindi si può mangiare ed è buonissima. Dopo averla ripulita grossolanamente dagli occhi e dal rostro, una leggera sciacquatina ma velocissima sotto il rubinetto per togliere qualche granello eventuale di impurità, sabbia o alghette, ma non tanto, perché l'acqua dolce uccide la seppia, così come uccide il polpo, così come uccide tutti i molluschi appena pescati. Una padella capiente, olio extravergine d'oliva, e comincio a rosolare gli spicchi d'aglio. Dopodiché vado per la cottura dei funghi. La cottura dei funghi è un po' lunghetta, la seppia si impiega pochissimo, deve cuocere pochissimo, pochi minuti, invece i funghi un po' di più, per cui prima faccio andare i funghi, un po' di prezzemolo tritato, un goccino di vino bianco per sfumare un po', ecco qua, giratina e poi aggiustatina sia di pepe che di sale, questo molto a discrezione. Anche un peperoncino rosso non ci sta male, ma in questo caso non lo uso. Un mezzo bicchiere d'acqua e poi copro affinché si porti a cottura la base dei funghi. Dopo una decina di minuti, 10-15 minuti, dipende molto dal grado di consistenza che vogliamo dare al fungo. A me piace un po' croccante, quindi una decina di minuti sono più che sufficienti. Aggiungo i pomodori.
quindi i pomodori non devono stracuocere. Aggiungo i pomodori, una girata, ancora eventualmente un pizzichino di sale per condire il pomodoro, nel mentre l'acqua bolle, già salata, quindi vi servirà per buttare dopo le linguine. Quindi nel mentre che l'acqua bolle preparo tutto. La seppie ha bisogno di pochi minuti per cuocere, butto il ciuffo con il suo fegatino, l'intero corpo senza spellarlo, perché col calore la pelle se ne va. Poi parliamo di seppie piccole, non seppie grosse, quindi non c'è bisogno di spellarle le seppie, se non pesano 1 chilo, che hanno la pelle veramente coriacea, le mezze seppie si possono cucinare tranquillamente con la pelle. Adesso sfumo con un pochettino di vino bianco, uso sempre un vermentino, e quindi procedo per la cottura. Dopo averle sistemate per benino, una girata, rosolate, quindi affinché poi il fegatino si sciolga, copro e faccio cuocere per qualche minuto, non di più. Intanto butto le linguine in modo così che si pieghino e poi tirate su al dente, finisco di cuocerle in padella assieme al sughetto creato con le seppie, i funghi eccetera, una vera bontà. Quindi abbasso il fuoco, aspetto un attimo che si pieghino, la seppia la pungo così vedo che è cotta perfettamente, e ci siamo. Adesso scolo le linguine direttamente in padella, ecco qua, e poi finisco la mantecatura all'interno, le prendo tutte, ecco qua, incomincio il condimento della pasta, fuoco bassissimo, proprio fuoco bassissimo, ecco qua, le condisco per bene. Adesso, per creare un po' di densità, come al solito, una volta che ho assorbito un po' il suo sughettino, metto qualche mestolo d'acqua di cottura e poi un po' di olio extravergine d'oliva, in modo così da creare l'emulsione classica per creare un attimo di densità e quindi legare maggiormente la pasta. Ecco, in questo modo io riesco a fare un po' di cremina bella condita. A me piace la pasta condita, proprio che nel piatto scoppi di spaghetti, linguine e condimento. Prezzemolo tritato fresco alla fine, un'altra giratina e poi pronti ad impiattare. Guardate che spettacolo, una meraviglia proprio. È una pasta molto semplice da realizzare, ovviamente la materia prima è fondamentale, quindi seppie estremamente fresche, soprattutto pescate a nassa, eccezionali. Ecco qua, un po' di condimento sopra e poi adesso assaggio. Provatela perché è veramente una pasta semplice, pochi ingredienti, ma esagerata da quanto è buona. Si sente tutto il sapore del mare, con questi funghi poi stravanata.